Ciao a tutti, benvenuti a questa edizione straordinaria, possiamo dire, di Un'ora di mistero che ovviamente regolarmente andrà in onda oggi alle 18:30 come ogni giovedì. Ma non potevo non portarvi delle notizie importanti che in questo momento stanno arrivando sui social e probabilmente qui in Italia alcune non arriveranno completamente perché sono già vecchie di un paio di giorni, ma le riporterò in questa sede proprio oggi, insieme ad altre novità che, riguardano degli eventi proprio di questa notte. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno a coloro che sono già in questa, live improvvisata, naturalmente a coloro che vi entreranno man mano e a coloro che la vedranno poi in differita. Bando alle ciance, cominciamo subito quindi con la questione. Sembra che oltre al fatto di esserci una quantità incredibile di droni UFO, la diatriba ancora continua, che stanno sorvolando il New Jersey, New York City e tutta una serie di altri luoghi particolari degli Stati Uniti, del Canada e anche in altre zone del pianeta, quindi non pensiamo che sia soltanto una cosa isolata agli Stati Uniti, anche se colpisce principalmente proprio quel territorio e naturalmente è diventato qualcosa di virale e importante per i cittadini statunitensi che cominciano ad avere paura, cominciano a porsi delle domande e cominciano a volere necessariamente delle risposte. Ma non sembra comunque che i politici, naturalmente i portavoce del Pentagono, eccetera, abbiano propriamente le idee chiare, mancano risposte ufficiali e vedremo alcune cose proprio in questa live, durante questa live, che ci faranno capire quella che è la situazione confusa, caotica che c'è in questo momento negli Stati Uniti, il rimbalzo di una serie di notizie che da oltreoceano arrivano frammentate, non vengono spesso riportate dai nostri media, dai nostri giornali, che parlano sostanzialmente sempre delle stesse cose, per lo più inutili, martellanti e solo a volte, quando si parla di scenari di guerra, eccetera, in effetti fanno più che altro propaganda. Chiusa questa parentesi, mi è giunta notizia che ci sarebbero stati dei droni, degli UFO, degli UAP, ancora non si capisce, che sarebbero precipitati al suolo e in un caso sarebbe stato abbattuto. Ecco perché il titolo naturalmente riporta diciamo un UFO shot down, cioè un UFO abbattuto, un UAP abbattuto, un drone abbattuto. Vedremo naturalmente il tutto insieme, ci sono dei video. All'interno di questa live non so quanto dura, ma spero di riuscire a fare il tutto entro un'oretta. Io vi mostrerò tutto quello che è possibile, vi leggerò alcune notizie di prima mano e naturalmente cercheremo insieme di capire, forse se ci riusciamo, quello che sta succedendo. Ancora un benvenuto a tutti, un benvenuto particolare a Daniela che oltre a essere un'amica si è appena abbonata al canale YouTube, e naturalmente un benvenuto particolare a Franco che è venuto in mio soccorso ad aiutarmi come moderatore all'ultimo minuto, all'improvviso di questa live. Allora, per prima cosa, quindi abbiate pazienza perché devo condividere lo schermo in più di un'occasione, leggiamo quella che è una notizia che arriva da una delle testate più importanti che ci sono a livello di cose militari e che riguardano appunto quello che sta accadendo. In effetti stiamo parlando di The Warzone, che ho utilizzato per leggere due importanti notizie nella scorsa live con Massimo Cirami l'altra sera. Nave della Guardia Costiera pedinata da un aereo non identificato, in questo caso viene dichiarato come aereo ufficialmente, ma non si sa cos'è, lo vedremo poi tra poco. La nave madre drone iraniana,
ora arriveremo anche a questo, rivendica l'abbattimento da parte del Dipartimento della Difesa. Questo titolo è no confuso, confusissimo. In pratica, una nave della Guardia Costiera è stata inseguita da un oggetto sconosciuto che viene dichiarato ufficialmente essere un aereo. Ma nelle vicinanze si trova una nave drone portadroni iraniana che è oggetto di discussione in questi giorni, un po' anche ridicoli, devo dire. Infatti non ne volevo parlare perché per me è proprio tutta una questione ridicola, ma sono costretto a farlo e lo faremo nell'arco di questa live. Ha rivendicato quell'abbattimento di questo drone che inseguiva la nave della Guardia Costiera da parte del Dipartimento della Difesa, cioè la nave iraniana, attraverso il governo iraniano, dichiara di essere stata lei ad abbattere il velivolo che stava inseguendo la nave della Guardia Costiera. Vedete come un titolo scritto male o tradotto male dall'inglese all'italiano anche con Google cambia radicalmente il significato. E il significato è quello che vi ho appena detto, cioè sarebbero stati gli iraniani accusati da uno dei membri del congresso di essere alla base degli avvistamenti di droni ad abbattere il drone UFO che stava dando la caccia, stava taccheggiando la nave statunitense. Vediamo cosa ci dice. Mercoledì, quindi siamo al giorno di ieri, il Pentagono ha respinto una dichiarazione di un membro del congresso del New Jersey, secondo cui c'è una nave madre iraniana al largo delle coste degli Stati Uniti che sta lanciando incursioni di droni sul suolo americano. L'affermazione del deputato statunitense Jeff Van Drew, non vi preoccupate che ve lo farò vedere, è arrivata mentre sempre più persone vedono cose nel cielo, che credono siano droni, confondendo il confine tra isteria e reali preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Adesso le persone che vedono e li filmano pure, gli UFO, i droni, eccetera, vengono etichettate come malati di isteria collettiva. The War Zone è stato il primo a riferire degli avvistamenti del New Jersey, e questo è verissimo, che da allora hanno raggiunto un picco febbrile nella coscienza nazionale. Che cavolo significa un picco febbrile nella coscienza nazionale? Semmai hanno raggiunto un picco febbrile per via dei veri avvistamenti fotografati e ripresi che provocano e generano paura da parte dei cittadini. Come vedete, le testate giornalistiche cominciano a sminuire la cosa perché hanno paura delle conseguenze. Allo stesso tempo la Guardia Costiera statunitense ha confermato un incidente con una delle loro navi al largo del New Jersey. Ma se non c'è un problema, com'è che c'è un incidente con una nave della Guardia Costiera che è stata seguita da un aereo non identificato? Vedete come siamo passati da UFO a UAP, da UAP a droni sconosciuti, adesso ad aerei sconosciuti. Stiamo cadendo nel ridicolo, è evidente che stanno cercando in tutti i modi di coprire qualcos'altro. Allora, qui abbiamo dei Twitter, ma noi andiamo avanti perché queste sono cose che ora vedremo con maggiori dettagli una per una. Non c'è alcuna verità in questo, ha detto la vice portavoce Sabrina Singh ai giornalisti, tra cui quelli di The War Zone. Mercoledì pomeriggio, ieri pomeriggio, ho seguito in diretta, non ho potuto fare la live perché l'ho saputo praticamente quando già era cominciata, in merito all'affermazione di Drew, fatta durante un'udienza mercoledì mattina sul bilancio della FAA. Non c'è nessuna nave iraniana al largo delle coste degli Stati Uniti, nessuna cosiddetta nave madre che lancia droni al largo delle coste degli Stati Uniti. Quindi abbiamo una conferma del Pentagono che ufficialmente dichiara che i droni non solo non provengono da una nave che al momento non è vicina alle coste degli Stati Uniti, ma come vedremo una conferma che non si sa cosa sono e di chi sono questi droni e che probabilmente, anzi certamente non sono tecnologia né cinese e né russa, e questa è una conferma importantissima da parte di un portavoce del Pentagono. Ma è vero o non è vero che c'è una nave portadroni iraniana al largo degli Stati Uniti? Probabilmente c'è,
ad una distanza tale da non poter raggiungere l'interno degli Stati Uniti, ma tale da poter raggiungere e abbattere l'oggetto che stava taccheggiando la nave della Guardia Costiera statunitense. Andiamo ancora avanti. Il comando settentrionale degli Stati Uniti, il NORTHCOM, che vi ricordo essere legato al NORAD, ci ha detto di non aver prove o informazioni attendibili che una nave proveniente dall'Iran o da altri noti avversari sia coinvolta, fa riferimento alla Cina che ha una nave del genere, la più grande al mondo, in alcun modo con i recenti resoconti di attività di droni vicino all'area di New York e del New Jersey. Al comando è stata recentemente data l'autorità di sincronizzare la risposta dell'esercito statunitense alle incursioni di droni. Puoi leggere di più sulle nuove politiche antidroni del Pentagono svelate la scorsa settimana nel nostro approfondimento, eccetera. Non ci interessa questo. Mentre i funzionari hanno respinto la richiesta di nave madre, la Guardia Costiera mercoledì ha confermato che sono stati osservati diversi velivoli a bassa quota nelle vicinanze di una delle nostre imbarcazioni nei pressi di Highland Beach State Park nel New Jersey, ha affermato il tenente Luke Pinneo in una dichiarazione. Sebbene non siano state identificate minacce imminenti o interruzioni alle operazioni, la Guardia Costiera sta aiutando l'FBI e le agenzie statali a comprendere il tipo, l'origine e l'intento di questi velivoli ed affrontare i potenziali rischi per la sicurezza. Prendiamo sul serio qualsiasi attività di velivoli nei pressi di risorse federali e invitiamo il pubblico a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità locali. La dichiarazione della Guardia Costiera è arrivata in risposta alle nostre domande sulle affermazioni fatte martedì dal deputato statunitense Chris Smith, secondo cui una nave della Guardia Costiera di 47 piedi è stata seguita da 12-30 di questi droni mentre attraversano l'acqua proprio dietro di loro. Il fatto che la Guardia Costiera abbia confermato rapidamente che un aereo non identificato ha sorvolato una delle sue imbarcazioni è in netto contrasto con il modo in cui la Marina ha gestito i voli dei droni sulle navi da guerra a largo della costa della California meridionale. Cioè ci stanno dicendo che indirettamente che forse hanno coperto qualcos'altro. Poiché siamo stati i primi a riferire da una risposta alla nostra richiesta di informazioni sul Freedom of Information Act federale, il FOIA, per chi lo conosce come tale, il misterioso sciame di navi della Marina degli Stati Uniti al largo della California meridionale si è verificato nell'arco di più giorni, cioè ci sono stati più eventi. Sebbene abbia negato la rivendicazione della nave madre iraniana, il NORTHCOM sta prendendo sul serio le segnalazioni di droni che sorvolano il New Jersey. Siamo a conoscenza e monitoriamo le segnalazioni di voli di droni non autorizzati nelle vicinanze di installazioni militari nel New Jersey, tra cui Picatinny Arsenal e Naval Weapon Station Earl, ha affermato il comando. Ha rinviato il commento sulle azioni intraprese in risposta a tali installazioni. L'US Northern Command, cioè il comando del nord statunitense, ha condotto un'analisi deliberata degli eventi in consultazione con altre organizzazioni militari e partner interagenzie e al momento non ci è stato chiesto di assistere con questi eventi, ha spiegato così il NORTHCOM. Se questi incidenti richiedono ulteriore assistenza del Dipartimento della Difesa, il segretario del Dipartimento Militare, il capo del componente del DoD interessato può coordinarsi con US NORTHCOM per una risposta migliorata o aumentata. US NORTHCOM insieme ai nostri partner interagenzie continuerà a valutare ulteriori informazioni ed è pronto a rispondere quando richiesto o se la situazione dovesse degenerare fino a minacciare qualsiasi installazione del Dipartimento della Difesa. Poi qua ci sono altri dettagli che riguardano le installazioni visionate, ve le risparmio, ne abbiamo già parlato nella scorsa live con Massimo. E si parla anche delle dichiarazioni fatte del governatore del New Jersey che abbiamo visto anche in quella live, eccetera, eccetera. Quindi, come potete vedere, già da questo articolo praticamente si evincono tantissime cose. Intanto ancora benvenuto a tutti quanti. E appunto, vedo che c'è la Liga in live.
Diciamo che l'affermazione che avevi fatto l'altra sera in live sulla nave, o meglio la citazione sulla nave cinese, in questo caso però rapportata a quella iraniana, potrebbe non essere sbagliata, ma potrebbe non entrarci assolutamente nulla con il fenomeno che stiamo vedendo nei cieli del New Jersey, di New York City, eccetera. Allora, vi faccio vedere subito alcuni video, però prima devo intervallarli con, diciamo, attivo nel frattempo la condivisione, con dei post importanti. Allora, questo che state vedendo in questo momento è il mio account Twitter. Mi sono riportato la maggior parte delle informazioni qui perché ritengo più facile così averle tutte sott'occhio durante una live. E questa, per esempio, è una prima notizia, riguarda il 9 dicembre, quindi il giorno, se non erro, che abbiamo fatto la live con Massimo, o diciamo il giorno precedente, la sera precedente. Si parla dello schianto di uno di questi UFO droni nel territorio del New Jersey, e questa ripresa che ora vi faccio vedere, in realtà, che la riguarda, è stata girata da un elicottero del corpo dei vigili del fuoco o della polizia del New Jersey. Smoke and fire. We're on the highway, and out in the distance we see all these lights going off, and there's some smoke over here. Oh, right! Yes, YouTube magic right there. The field's on fire. There was like a craft that crashed out of the sky. It was crazy. We don't know what's going on. Allora, giusto per dovere di cronaca, per qualcuno che magari, come è successo già in passato, faccia delle risatine, dei commenti stupidi sul fatto che io pubblico dei video su presunti abbattimenti e UFO crash, lo abbiamo appena visto e documentato da un elicottero delle forze di polizia o dei vigili del fuoco del New Jersey, quindi è un video di dominio pubblico. Si tratta sicuramente di uno schianto. Se si trattava di un UAP o di un UFO oppure di uno dei droni, perché ci sono l'uno e l'altro, lo abbiamo già discusso abbondantemente nelle precedenti 2 live con Massimo, lo faremo nella prossima e lo farò ancora con delle prove alla mano in questo caso. Quindi questa già è una prima cosa importante che va appunto detta. Qui abbiamo, come potete vedere, un altro video e un fermo immagine di un oggetto volante non identificato che l'11 dicembre, quindi ieri nel tardo pomeriggio se non erro, è stato avvistato e ripreso da un pilota di aereo che stava sorvolando la zona di Albany vicino a New York, e ovviamente anche di questo vi faccio vedere tra un istante il video. Abbiate pazienza. Allora. Allora, se ci fate caso, oltre all'importanza di questo video girato appunto da un pilota in un'altra zona degli Stati Uniti, e al fatto che abbia ripreso questo oggetto che chiaramente non è un drone, è un UFO di grandi dimensioni e sopra le nuvole, ma come possiamo osservare alla fine di questo diciamo video, cominciano ad apparire intorno, vicino
all'UFO principale con queste luci rosse anche delle sfere di colore bianco. Ma andiamo avanti. Allora, rimuovi. Adesso vi faccio vedere questa notizia sempre dell'11, quindi questa è proprio di ieri sera. Un passeggero di un aereo in volo sopra le nuvole ha catturato un video con 2 oggetti considerati a tutti gli effetti UFO, tra l'altro di grandi dimensioni, con una luce o più luci blu che si muovevano sopra la città di Atlanta. E qui vediamo che il fenomeno UFO si sta spostando e si sta espandendo, o comunque la consapevolezza delle persone che stanno cominciando a fare queste riprese sta facendo arrivare molte più immagini. Anche di questo vi faccio vedere subito. Allora, ok, adesso vi faccio vedere, questo è un altro video ripreso sopra il New Jersey da un aereo che riprende uno dei presunti droni enormi, non di quelli a sciami piccolini, uno di quelli enormi che sembrano degli aerei di linea, di cui non riusciamo a distinguere la sagoma, il che è alquanto strano, perché vista la distanza dovremmo riuscire a percepire qualcosa in più. Ma ora tra un istante vi rifaccio vedere meglio il video un po' più in grande. Frattempo preparo per... Allora, quindi il video è questo ed è senza audio, è stato rimosso probabilmente per qualche commento fatto da chi ha fatto la ripresa. Allora, anche questo lo possiamo rimuovere e andiamo al prossimo. Un altro incidente avvenuto 16 ore fa, un presunto abbattimento di drone UFO UAP. Ora, io di questo vi faccio vedere direttamente il video, però prima di quel video, no, vabbè, dopo andiamo per ordine, altrimenti poi sbaglio. Allora, questo è il video in oggetto. Boy, that shit dropping on Earth, nigga. Whoa! Questo è... Hey, bro, it's gonna start shaking. Hey, bro, that might be a plane, fool. Bro, that might be a plane, gang. Boy, y'all, what the fuck? Allora, qui abbiamo visto, vabbè, adesso si vedono, ci sono due oggetti sferici in cielo. Ok, ci sono questi due UFO, va bene. Inutile farvi vedere il video completo, ci sono i commenti, commentano l'accaduto e i due oggetti presenti in cielo. Quindi chiariamo un attimo una cosa. Delle persone sono per strada, si accorgono che c'è un drone, tra virgolette, che sta volando sopra i cieli nella loro zona, e ovviamente si accorgono che ci sono due sfere nel cielo. In contemporanea alla presenza di questi due oggetti, di questi due UFO, l'oggetto considerabile drone di grandi dimensioni improvvisamente precipita, e nel frattempo riescono a riprenderlo, e mentre precipita, ma precipita proprio letteralmente in verticale,
lo abbiamo appena visto, si incendia e brucia totalmente, schiantandosi al suolo. Di questi eventi ne stanno avvenendo diversi, io non ve li sto mostrando tutti. C'è qualcosa che sta accadendo che non ci dicono e che non stanno dicendo nemmeno alla popolazione statunitense, nemmeno ai membri del Congresso e ai governatori degli stati principalmente interessati. Quindi capire quello che sta succedendo diventa sempre più complicato. Sicuramente, come vedremo tra un istante, adesso faccio una parentesi e passo ad altre due notizie per poi ritornare su questa, ma sono inerenti. Vedremo che di fatto moltissimi politici statunitensi le sparano grosse, brancolano nel buio, chiedono informazioni, non ricevono spiegazioni e le spiegazioni ufficiali date dal Pentagono ci lasciano ancora più perplessi. Allora, quello che dobbiamo capire prima di ogni cosa, intanto rimuovo questo video per evitare di confondermi, è che di notizie importanti ce ne sono tante, ma mi interessa farvi vedere, perché ne abbiamo parlato all'inizio della live, la parte in cui diciamo, il senatore, il membro del Congresso, ha in effetti detto quella cosa della nave iraniana e in qualche modo ha innescato tutta una serie di polemiche. Quindi andiamo a condividere subito questo video. Vediamo un po', ok, e attiviamo questo tipo di... You know, I'm also on the Transportation Committee, on the Aviation Subcommittee, and I've gotten to know people. And from very high sources, very qualified sources, very responsible sources, I'm going to tell you the real deal. Iran launched a mothership probably about a month ago that contains these drones. That mothership is off, I'm going to tell you the deal. It's off the east coast of the United States of America. They've launched drones, is everything that we can see or hear. And again, these are from high sources. I don't say this lightly. Now, you know, we know there was a probability it could have been our own government. We know it's not our own government because they would have let us know. It could have been some really glorified hobbyist or hobbyists that were doing something unbelievable. They don't have the technology. But let's pretend that's possible. The third possibility was somebody, an adversarial country, doing this. Know that Iran made a deal with China to purchase drones, motherships, and technology in order to go forward. The sources I have are good. They can't reveal who they are because they are speaking to me in confidentiality. These drones should be shot down. Whether it was some crazy hobbyist that we can't imagine, or whether it is Iran, and I think it very possibly could be, they should be shot down. We are not getting the full deal, and the military is on alert with this. Look, you've given us some pretty dire information just here, and I want to make sure that our viewers are digesting this. Iran has the capability to pull up along our eastern seaboard and launch drones the size of an SUV into the skies of several states, particularly New Jersey, where we know the incoming president has a large home, also in the same county or nearby where some of these drones in New Jersey have been seen. That capability exists. It's possible some of those drones are here. So I have two questions. How are they fueling them? They have to land somewhere. Drones don't fly forever. Why don't they close down the airspace? Yes, it's inconvenient. Yes, it's the holidays. Shut it down. But if you start shooting things and you don't know how they're fueled, that's going to be mass explosions. This isn't like one spy balloon. Congressman, this is serious. We've got to bring them down, and we've got to find a way to bring them down. I don't know exactly where they're landing. Obviously, I have some information. And again, this isn't just Jeff Van Drew. Oh, let's get on Harris Faulkner's show and say something outrageous. I'm telling you the straight deal from very high positioned individuals who are telling me this. And the bottom line is they're launching them. They are across the country. We don't even have anything like this.
No. Our government and also certainly our hobbyists don't. So think about it. It's not only do I have the information, but it's also common sense. We've got to get them down. We've got to determine how they function, what they do, make sure that we can get them, and you're right, in a safe way. When I say shoot them down, get them down any way that you can, but right now they're probably extracting information. This is a clear and present danger to the United States and to our president-elect, and it's a serious business. Allora, come abbiamo visto praticamente in questo video, allora, il membro del Congresso ha detto tutta una serie di stupidaggini arrancate, o è male informato, o è stato male informato di proposito, oppure gli è stato detto di dire determinate cose, a mio avviso. Naturalmente è un'opinione personale. Innanzitutto droni grandi quanto un'utilitaria finora che decollano da delle navi non ci sono. Gli unici droni militari in dotazione delle forze armate americane, russe, cinesi, eccetera, sono dei piccoli elicotteri che sono grandi più o meno 1 metro più la coda e hanno la forma di un elicottero. Detto questo, ovviamente ci sono droni che nascono, crescono, si sviluppano tecnologicamente parlando in ogni momento, quindi non possiamo avere certezze da questo punto di vista. Ma la nave drone è stata smentita dal Pentagono, e per quanto gli iraniani abbiano detto che comunque ad una certa distanza non avrebbe la capacità di lanciare molteplici droni, fino a 50 droni di questa grandezza. Signori miei, dobbiamo capire che ci vorrebbe una portaerei forse più grande delle più grandi portaerei statunitensi per fare decollare 50 droni in contemporanea. Inoltre, alcuni dei droni sono stati visti andare sott'acqua, sono stati visti atterrare e andare sott'acqua. Detto questo, mi sa di copertura, ripeto, è una mia personale opinione, andata a male e smentita immediatamente quindi dal Pentagono, perché ha ottenuto, secondo me, un effetto boomerang. Perché nel momento in cui viene dichiarato che sono un pericolo e che sono stranieri e devono quindi essere abbattuti, la domanda nasce spontanea: perché non li stanno abbattendo? Allora, posso comprendere che un drone che appare improvvisamente sopra un'installazione, un aeroporto, non c'è il tempo materiale, se questo sparisce nell'arco di pochi secondi o di al massimo 1-2 minuti, e va via. L'unico modo per abbatterli sono le armi antidrone, di cui tra l'altro ufficialmente gli Stati Uniti sono quelli che le hanno più avanzate, ma per stessa ammissione del governo statunitense già di qualche giorno fa tutti i tentativi nelle basi anche britanniche di utilizzare questi armamenti per abbattere i droni non sono serviti assolutamente a nulla. Ne conviene quindi che se ne conviene che questi droni hanno una tecnologia molto più avanzata rispetto alla tecnologia dei droni ufficialmente in uso in tutte le forze armate più importanti del mondo. Oltre che siamo davanti ad un'altra questione, che questi droni nel momento in cui rimangono 15, 20 minuti, un'ora, ore sopra una città, sopra un'installazione militare, gli americani avrebbero tutto il tempo di individuarli, far decollare elicotteri e aerei e abbatterli in ogni dove, soprattutto se sono sopra installazioni militari, perché magari è comprensibile che non vengano abbattuti sopra una città, perché farebbero dei danni ai civili, è pericoloso, i missili possono non colpire l'obiettivo e schiantarsi su un palazzo, eccetera, eccetera. Ma perché se questi stazionano sopra le installazioni militari non vengono abbattuti? Allora ecco che ne vediamo cominciare a cadere, ma ufficialmente non sono stati abbattuti, tranne forse in un caso che vedremo alla fine di questa live, che è il motivo di questa live, anche se tutte queste informazioni che vi sto dando ritengo siano altrettanto importanti anche per cercare di entrare di più nell'argomento.
Ma abbiamo visto che questi avvistamenti di droni, questi avvistamenti di UFO sono pressoché ovunque in tutti gli Stati Uniti, e ribadisco, lo abbiamo visto anche nella live con Massimo, dove vi abbiamo fatto vedere dei video anche di altri paesi in Sud America, in Europa, e se non ricordo male ce n'era anche uno in Asia e uno in Africa. E ovviamente di questi avvistamenti ne stanno continuando, quindi andiamo avanti con le importanti notizie. Allora, questo l'abbiamo visto ed ecco qua che abbiamo la rappresentante del Pentagono, del Dipartimento della Difesa, che parla direttamente ai giornalisti davanti alle telecamere in live, che quindi poteva essere vista sostanzialmente in tutto il mondo, naturalmente in inglese. Io ho caricato il video nel canale YouTube e ve lo mostrerò tra qualche istante con i sottotitoli in italiano. Il video dura poco, ma è esplicito ed è importante. Quindi andiamo direttamente al video. Allora, interrompi condivisioni, condividi video. Vediamo se è tutto a posto. Ok. Jen. Sabrina, can you tell me what the Pentagon is doing to address this issue of drone sightings over New Jersey? It's near sensitive installations. The FBI is involved. What is the Pentagon doing? Sure. So at this time, aware of those drone sightings that have been reported, at this time, we have no evidence that these activities are coming from a foreign entity or the work of an adversary. We're going to continue to monitor what is happening, but, at no point were our installations threatened when this activity was occurring. Can you rule out that these are American drones or U.S. military drones? These are not U.S. military drones. Again, this is being investigated by local law enforcement. What our initial assessment here is that these are not drones or activities coming from a foreign entity or adversary. Representative Jeff Van Drew, who is a Republican from New Jersey, was just on the air saying that Iran launched a mothership probably about a month ago that contains these drones, and that mothership is off the coast of the east coast of the United States. Is there any truth to that? There is not any truth to that. There is no Iranian ship off the coast of the United States, and there's no so-called mothership launching drones towards the United States. Ok, direi che è stata più che chiara, e se vogliamo attenerci di fatto a quello che ha detto, smentisce sia l'ipotesi che si tratta di droni iraniani, sia l'ipotesi che si possa trattare di droni statunitensi, e a tal fine dice anche che le autorità, incluso l'FBI, sono stati incaricati di indagare. Tra l'altro c'è stato, se avrò l'occasione lo vedremo prossimamente o nella live di domenica, che non ve la perdete perché approfondiremo alcune tematiche importanti, oppure se sarà necessario farò un'altra live improvvisata quando sarà possibile, sicuramente improbabile nel weekend per una serie di fattori, ma sicuramente l'FBI brancola nel buio, è imbarazzata chiaramente davanti ai membri della commissione d'inchiesta formata da membri del Senato, del Congresso, che chiedono spiegazioni e non hanno saputo dare alcuna spiegazione. Balbettano, non sanno letteralmente nemmeno di cosa stanno parlando. E lo stesso vale per i membri delle forze dell'ordine locali, della Guardia Costiera, eccetera, che danno risposte che sembrano dei robot. Sì, no, sì, esatto, sì. Queste sono le risposte che danno, oppure no, non è esatto, no, non è successo, no, non lo sappiamo. Bah, vedremo se ci saranno ulteriori risvolti. Allora, andiamo avanti ancora con la questione. Io vi ricordo che mentre parlo, essendo da solo, non vi posso leggere nella chat, quindi
qualunque cosa state scrivendo, domande, io le potrò vedere nel momento in cui finisco e se ovviamente ci sarà sufficiente tempo. Allora, questo è un altro video girato solo 5 ore fa nel New Jersey, nella zona di Silently. Sono dei droni enormi, totalmente silenziosi, anche se questo punto è discutibile. E vediamo quindi insieme il video in oggetto. What's that? Look, hold on. Let me stop walking. What's that? That's a plane? Why it ain't moving? Then what's this little homie back here? Sentite che That's a i plane? droni non Why it emettono ain't suono, moving? non ci sono Look at that. eliche It got che 4 girano. lights on it. Sono enormi, sono più grandi forse di un'utilitaria, stanno sorvolando lentissimi le abitazioni di fronte alla persona che sta girando e dovremmo sentire un fortissimo ronzio che invece non si sente. Quindi o siamo davanti a UFO o siamo davanti a dei droni talmente avanzati che non funzionano più con le eliche, che hanno un sistema propulsivo assolutamente silenzioso. Ma andiamo avanti e allora condividiamo nuovamente X e abbiamo quest'altra notizia pure di 4 ore fa, quindi siamo davanti ad un evento che è avvenuto probabilmente la scorsa notte, dove uno o più oggetti volanti non identificati, UFO, dichiarati così dal governo iraniano, hanno sorvolato e sono stanziati sopra una città non so quale dell'Iran. Tanto che la contraerea, e ora vedremo il video, si è attivata e ha tentato inutilmente di abbatterli. Quindi, come potete vedere, il fenomeno non è solo negli Stati Uniti, si sta verificando in altri paesi, proprio quei paesi che vengono accusati dagli Stati Uniti, o meglio da alcuni personaggi statunitensi, e tentano l'ingaggio, tentano la difesa, cosa che gli americani invece apparentemente, ma secondo me lo stanno facendo in modo pacato, segreto, proprio per non scatenare il panico delle persone. Ed ecco il video. Al video è stato tolto l'audio. Vedete che ci sono oggetti nel cielo, qui ne viene inquadrato uno, quello più luminoso e più grande, la contraerea gli spara contro, esplode in aria, gli esplode vicino, ma non sortisce assolutamente alcun effetto, l'oggetto neanche neanche si allontana, sta lì a guardare assolutamente senza poter fare minimamente nulla. Allora, anche questa ve l'ho mostrata. Quello che rimane adesso è praticamente l'oggetto della questione di oggi, ovvero questa notizia che è stata pubblicata su un Twitter 17 ore fa, quindi riguarda la giornata di ieri. All'imbrunire sopra il New Jersey c'è stato un altro incidente aereo. Questa volta le dicerie delle persone, oltre ad aver visto l'oggetto precipitare, lo avrebbero visto esplodere. Quella che avete visto nella copertina è un'immagine che sta girando, probabilmente che è stata creata da qualcuno per rappresentare quello che è accaduto, cioè che 2 caccia F-16 avrebbero abbattuto uno di questi giganteschi droni che dalla forma risulterebbe come un enorme aereo da trasporto senza eliche, senza turboreattori, quindi senza un apparente propulsore. Una cosa che con le tecnologie terrestri finora conosciuta è letteralmente impossibile. Ora, io non so se questa ricostruzione è
è veritiera, se questa ricostruzione è stata fatta da qualcuno che magari ha il video originale e quindi ha avuto la possibilità di analizzarlo in maniera più approfondita. Quindi adesso vi mostro il video direttamente, così lo vedete meglio. Si sente un rumore di aerei. Allora, le due luci che sembrano lampeggiare ogni tanto dietro, qualcuno sostiene che siano le armi che stavano sparando per abbattere l'oggetto e quindi rappresentassero in qualche modo appunto questi velivoli. Bando alle ciance, quindi come vedete c'è tanta carne al fuoco, sulla brace, eccetera. Adesso datemi 2 secondi per bere e farmi una carrellata. Abbiamo 15 minuti circa. Vediamo se riesco a segnare alcune domande. Allora, intanto ti rispondo subito, Franco, perché non mi pare che mi siano passati sotto mano documenti su un avvistamento in Oregon da parte dei piloti di linea, però considera che sono stato impegnato su 10.000 fronti e quindi non posso vedere di tutto. Quindi se mi mandi qualcosa al riguardo lo vedrò il prima possibile. Non escludo che magari sia tra le cose che mi hai girato nella giornata di ieri o che mi ha girato Massimo nella giornata di ieri, che non ho avuto tempo materiale di andare a verificare. Ok, Franco, ma non lo vedo adesso perché abbiamo tempi troppo stretti. Allora, Franco, sempre questa è una domanda intelligente. Sto andando in ordine al contrario, naturalmente, quindi sto leggendo le ultime. Sì, secondo me c'è in atto una sorta di, azzarderei a dire, messa in scena che da una parte sta cercando di coprire un fenomeno reale, mentre c'è un fenomeno in continuo aumento un po' sopra le città di tutto il mondo, un fenomeno UFO reale. Ci sono dei droni non identificati che secondo il governo non sono cinesi, non sono russi, non sono di un nemico, non sono iraniani, non sono statunitensi, quindi le possibilità sono che si tratti di extraterrestri. Io però non escluderei che per quanto concerne i droni che stanno sorvolando in contemporanea agli altri UFO, in realtà si tratti proprio di droni statunitensi e che siano utilizzati come copertura per gli avvistamenti UFO. Cercare di incolpare in tutti i modi, usare tutte le possibilità, gli espedienti, eccetera, eccetera. Hanno fatto finta di averli abbattuti così tentano di zittire le news. No, allora, non hanno fatto finta niente, Art. Gli oggetti sono stati abbattuti, di qualunque provenienza siano, alcuni sono stati abbattuti, altri sono caduti. Semmai hanno, approfittato di questi per aprire una nuova giocata, una nuova partita, ma non ci sono riusciti perché continuano gli avvistamenti, continuano a non dare risposte ufficiali degne di nota e continuano a dire tutta una serie di sciocchezze. Ragazzi, io vi ricordo sempre di scrivere le domande in maiuscolo, io così non riesco a seguire. Allora, Stefano, suppongo che sia una domanda questa.
l'ultimo del video, ma non so quale fa il riferimento, potrebbe essere un nuovo B21. Allora, negli ultimi video abbiamo visto oggetti fermi e quindi non è possibile. Abbiamo visto oggetti precipitare, quindi a meno che non è precipitato un B21, ma sarebbe una cosa per gli americani veramente assurda e diciamo molto negativa, ne dubito. Anche perché, se non ricordo male, gli unici esemplari di B21 attualmente costruiti decollano ancora dall'area 51. Poi sto andando a ritroso. Allora, la Lica, hanno trovato il modo di fermarli. Se sono effettivamente dei droni, hanno sempre avuto il modo di fermarli. Come ho spiegato prima, il problema è la dinamica. Allora, se un drone rimane per poco tempo su un luogo, può essere abbattuto solo dalle armi antidrone, altrimenti ci vogliono gli elicotteri e caccia. Questo significa che se fosse un drone anche più evoluto di quelli attualmente in uso, ma non con tecnologie esotiche, verrebbe comunque abbattuto dagli elicotteri e dagli aerei. Quello che colpisce è che le armi antidrone non sono efficaci. Allora la domanda nasce spontanea, è un'altra. Ma siamo sicuri che i tentativi sono stati fatti sui veri droni e non su invece gli UFO? E quindi ci stanno raccontando una mezza verità camuffata sotto qualcosa di reale ma distorto, perché ci sono due fenomeni in contemporanea? L'unica parola che sappiamo nel vocabolario e la dobbiamo necessariamente usare a raffica. Allora, Ramon, non so a quale parola fai riferimento, quindi non propongo neanche la domanda. Stefano, non c'è bisogno che ti passo i video, i link, basta che vai sul mio profilo Twitter, li trovi tutti quanti e li puoi scaricare direttamente. Se non sai come, poi ti dico come. Cosa sono quei flash bianchi? Anche qui, Stefano, non so a cosa fai riferimento, ma se fai riferimento a quelli dietro all'oggetto dell'ultimo video, dicono che erano le armi da fuoco dei caccia che l'avrebbero abbattuto. Più di questo non so, possiamo teorizzare comunque tantissime probabilità. Allora, la Lica, no, non era prevista, l'ho improvvisata, infatti l'ho scritto anche nella community che era un'edizione speciale, l'ho programmata intorno alle 11:05, alle 11:10, il tempo di organizzarmi il materiale e vi ho dato la notizia il prima possibile. Mi sembra che no, infatti non ci sono altre domande precedenti, quindi andiamo al dopo. Vediamo se ci sono altre domande. Intanto vi dico eventualmente che andiamo verso la chiusura. Ok. Allora, Jerry, questa è la nostra tecnologia o c'è una guerra in atto fuori il pianeta, come si discuteva nelle ultime puntate? Allora, Jerry, per me l'una non esclude l'altra. Secondo me, io sono sempre più convinto che ci sia una guerra in atto di cui non ci viene detto nulla e che questa guerra potrebbe coinvolgere qualcuno esterno al pianeta con qualcun altro esterno al pianeta, ma che in un modo o nell'altro gradualmente sta piano piano coinvolgendo anche noi. Non escludo che ci sia lo zampino americano stesso, appunto per coprire il tutto, per farci credere una cosa al posto di un'altra, non sarebbe una novità. Intanto vi do lo stop alle domande. Domande in maiuscole. Evento UFO blu, ma fa nulla. Non sapevo che non potessi leggere i commenti. Allora, Stefano,
è normale che io, mentre sto leggendo o vi sto mostrando le cose, devo guardare lo schermo, non posso vedere la chat. Anche se avessi un secondo schermo sarebbe uguale. È per questo che normalmente c'è Bruno che mi aiuta, ma Bruno non c'è al lavoro, naturalmente. Questa è una cosa improvvisata, probabilmente neanche lo sa che c'era. E inoltre sono delle cortesie che mi vengono fatte sia da Bruno che da Franco e da eventuali altri moderatori che arriveranno nel tempo. Per quanto riguarda quelli blu, io ho un serio dubbio. Tu fai riferimento al video che è stato girato da un passeggero di un aereo, se non ricordo male, ad Albany. Allora, io non so se quelle luci blu sono un riflesso interno del cellulare o fanno parte di un oggetto esterno. Io credo che il video si riferisse alle due palline bianche e luminose che c'erano in cielo vicino. Credo che infatti nell'articolo su Twitter, su X, si parla di 2 oggetti ripresi. Io credo che le luci blu, non escludendo, infatti ho detto che nell'articolo si parla di luci blu, non escludendo che potesse essere anche quello un oggetto, però non avendo il video originale non ve lo posso dare per certo. Secondo me invece quelle sono le luci del cellulare e gli oggetti sono le 2 bianche. E niente, per quanto riguarda diciamo altre notizie, se sarà possibile vi aggiornerò. Soltanto un paio di annunci, giusto per ricordarvi che oggi va la live del giovedì pomeriggio regolarmente. Vi aspetto in tanti. Parlerò di nuovo Immaculate Constellation, perché ci sono delle immagini che sono state associate al progetto segreto e che sono state divulgate da un presunto informatore e naturalmente siamo davanti a una live anche che faremo domenica speciale, a cui siete tutti invitati, e non di meno venerdì sera, come da programma, ci sarà la live in cui parleremo delle rune norrene, del loro significato, del significato dei simboli norreni, parleremo della Kabbala ebraica e di tutto quello che ci sta dietro, naturalmente in riferimento alla questione simbolica, con Andrea Dalbon e Roberto Lombardini, che ormai un po' tutti conoscete. Allora, visto che siamo in chiusura, c'è una domanda fuori tempo. Ti do una risposta, ma non fate altre domande. Se le dovete fare, fatele sotto al video della live, vi risponderò il prima possibile, probabilmente tra qualche ora, perché vi devo praticamente salutare. Quindi, ciao Gabriele, dove posso mandarti un video? L'ha realizzato un mio conoscente qualche anno fa con un telescopio verso la Luna, con cose che si muovono. Allora, Valsusa Stregata, intanto ti ringrazio di essere qui con noi e mi interessa eventualmente anche seguirti, perché ho vissuto 4 anni a Torino, conosco la Valsusa, diversi misteri della Valsusa, non ho avuto modo di approfondirne altri, quindi vediamo ovviamente il da farsi. E la mia email è ufo-basso, aspetta che la scrivo, _avvistamenti @virgilio.it. il materiale mandalo lì. Qualora fosse troppo grosso, usa uno di questi software gratuiti che servono proprio per l'invio di dati pesanti. Naturalmente, mentre che siamo in chiusura, vi saluto tutti, spero di aver fatto cosa gradita, non vi dimenticate il like che è importantissimo, ci vediamo alle 18:30 con l'altra live, buon pomeriggio a tutti.